Nel precedente video avevamo già accennato al successo di Saya Kamitani che a Dream Kingdom ha scioccato il mondo battendo Tam Nakano, conquistando così il World of Stardom Championship. Una vittoria che ha dell'incredibile e che ha sorpreso un po' tutti perché in tanti erano fiduciosi sulla riconferma di Tam Nakano come campionessa. Una vittoria quella di Saya Kamitani che ha diviso i fans con chi sostiene e ha sempre sostenuto la Kamitani ancora maggiormente da quando ha effettuato il turnil. Un voltafaccia che secondo questi tifosi ha portato Saya ad essere più attraente ai loro occhi, avendo un personaggio più seducente e più completo. D'altro canto, chi invece non ha visto di buon occhio il suo passaggio al lato oscuro, teme ora che il regno di Phoenix Queen possa diventare presto un regno del terrore. Sarà davvero così? Cosa dobbiamo aspettarci dal regno di Saya Kamitani? Proviamo dunque a fare il punto della situazione partendo proprio dal suo turnil, un qualcosa arrivato un po' a sorpresa che ha scioccato il mondo della Stardom. Saya compie il suo passaggio in 8 quando al termine del match tra Natsuko Tora e Maika la Kamitani tradisce la co-leader di EXV consegnando la vittoria a quella che poco dopo divenne la sua leader e che accolse a braccia aperte nella sua nuova stable che nel frattempo passò da Oedo Tai a 8. Per capire però il perché di questo gesto dobbiamo tornare indietro di alcuni mesi, in particolar modo a marzo 2024, dove Utami Hayashishita decise di abbandonare la Stardom per intraprendere una nuova carriera in Marigold, la nuova federazione di Rossi Ogawa. Quando Utami lasciò la Stardom non abbandonò soltanto la federazione, ma bensì tutte le sue compagne di Queen's Quest che si trovarono senza una leader a guidarle. Il tutto colpì maggiormente Sayaka Mitani, che oltre ad essere rimasta senza una guida, rimase anche senza la sua migliore amica, con cui negli anni passati insieme formò Afrodite, un tag team meraviglioso e molto vincente. Un punto saldo nella categoria tag della Stardom. Fatto sta che Saya si dovette caricare sulle spalle il fardello lasciato da Utami, con la promessa di continuare a guidare Queen's Quest e tutti i suoi membri. Un qualcosa di non facile, però, anche perché la Kamitani si ritrovò sin da subito una bella gatta da pelare. Natsuko Tora e tutto Oedo Tai non si era di certo scordato ciò che era successo un anno prima e meditava vendetta. Sì, perché nel 2023 Queen's Quest e Oedo Tai si videro sfidare all'interno di uno Steel Cage match con la stipulazione che andava a compromettere parzialmente la stable sconfitta. La unit che avrebbe perso il match avrebbe dovuto vedersi portare via un membro della stable a loro scelta e in quel caso la decisione gravò sulla testa di Oedo Tai che dovettero espellere Saki Kashima dal team. Questo affronto non poté passare impunito, pensò Tora, e dopo aver capito che Queen's Quest era ora in un momento difficile grazie alla perdita della sua leader, decide di attaccare sfidando Queen's Quest ad un match mortale con la unit che in caso di sconfitta avrebbe dovuto sciogliersi. Questa battaglia vide la vittoria di Oedo Tai con Saya che, per un gioco del destino, rimase l'unico membro attivo di Queen's Quest. Nel frattempo, tutte le ex membri di Queen's Quest trovarono posto in altre unit e Saya iniziò a sentirsi sempre più sola, abbandonata da tutte, fino a che Maika non le diede una spalla su cui piangere. Sì, perché la co-leader di EXV appoggiò quasi subito la solitaria Saya, cercando di darle più aiuto possibile, ma commettendo forse un errore, quello di non invitarla ufficialmente a inserirsi nel progetto EXV.
Questo probabilmente fece vacillare Saya, che si ritrovava sì con una nuova amica al suo fianco, un'amica che però non seppe davvero accoglierla completamente, non seppe darle una nuova famiglia. Quello che invece riuscì a fare Natsuko Tora è tutto hate. Ovviamente per unirsi con tutta se stessa alla nuova stable, Saya dovette abbandonare i panni di Golden Phoenix, abbracciando completamente le tenebre, facendo nascere una versione migliore della Fenice, a cui tanto Saya si è ispirata nei suoi anni nel wrestling, dando dunque luce alla tenebrosa Phoenix Queen, una gimmick che portò Saya a rinnegare tutto ciò in cui aveva creduto e a rinnegare completamente le sue vecchie amicizie. Amiche che in realtà avevano comunque già abbandonato Saya non curandosi più di lei. Questo nuovo personaggio diede nuova linfa a Saya Kamitani che, grazie a ciò, riuscì a raggiungere la finale del Five Star Grand Prix, ma, che non vinse per colpa di Maika, che aveva un conto in sospeso con lei. La co-leader di EXV era assetata di vendetta per ciò che era successo qualche settimana prima e riuscì parzialmente ad ottenerla grazie alla vittoria del Five Star Grand Prix, sconfiggendo appunto la sua acerrima nemica. Saya Kamitani però non si arrese, tutt'altro, seppe essere paziente, aspettando il momento giusto per azzannare, come fa un serpente per poi iniettarle il veleno nella sua preda, che, nel corso dei mesi divenne Tam Nakano, che, nel frattempo conquistò la Red Belt proprio ai danni di Natsuko Tora. Una volta che Saya capì quando colpire, lo fece immediatamente, andando innanzitutto a sfidare la leader di Cosmic Angels ad un match titolato per Dream Kingdom, per poi iniziare pian piano a instaurare in lei dubbi e paure, giocando sul fatto di voler convincere Sayaka Kurara ad unirsi a Hate. Con questa paura nel cuore, Tam Nakano non seppe gestire al meglio il loro match di Dream Kingdom, che quindi venne vinto grazie a un sotterfugio da Saya Kamitani. Dunque, da quando Saya ha cambiato attitudine, è diventata una lottatrice senza scrupoli, capace di ogni trucco possibile per aggiudicarsi la vittoria. Un personaggio che però ha saputo suscitare interesse e far parlare di sé. Un personaggio che ha fatto breccia nel cuore di molti fans che sostengono maggiormente Saya, definendola una delle cose meglio riuscite del 2024 della Stardom. Sicuramente la sua nuova gimmick ha aperto a molti nuovi scenari che, prima le erano preclusi, facendola diventare presto la top heel della compagnia, a discapito del suo nuovo ruolo in Hate. Sì, perché dobbiamo pur sempre ricordare che la Kamitani è una delle poche wrestler a poter dire di essere diventata World of Stardom Champion, nonostante non sia leader della sua stable. Questo fa capire quanto oggi Saya Kamitani sia essenziale per la Stardom e quanto la compagnia creda in lei. Detto questo, in molti ora però, me compreso, si chiedono come sarà il suo regno, cosa dobbiamo aspettarci e soprattutto se sarà un regno titolato all'altezza del suo precedente regno con la White Belt. Sì, perché ovviamente quando pensiamo a Saya non possiamo fare a meno di pensare al suo leggendario regno come World of Stardom Champion, un regno che vide la Kamitani conquistare il titolo il 29 dicembre del 2021 e perderlo dopo ben 480 giorni. Nel frattempo, Saya riuscì anche a consolidare maggiormente il suo regno grazie al record di difese che portò a 15, superando quello precedentemente che era di Momo Watanabe, rimasto fermo a 13. Questo fa capire quanto sia brava Saya ad essere campionessa, perché sa come valorizzare una cintura. D'altro canto, la Kamitane di ora, beh, non è più quella del 2022 e aspettarsi che Saya possa essere tanto brava come allora è difficile da immaginare,
Anche perché sappiamo bene che durante il suo regno da Wonder of Stardom Champion, sono successe parecchie cose che gli hanno fatto cambiare lo stile di lotta, che ad oggi non è più scoppiettante come un tempo, anche se comunque Sayaka Mitani resta pur sempre una lottatrice molto valida. Dunque, tutto fa pensare che il suo regno possa essere interessante, anzi direi molto interessante, grazie alla sua nuova gimmick e a tutto ciò che ora rappresenta. Saya sembra, pronta per dominare la Stardom nel futuro prossimo, lasciando aperti molti spirali su cui poter discutere, come nuove rivalità contro le più disparate avversarie, la possibile leadership di Hate che, a mio avviso, potrebbe essere anche messa in discussione dalla stessa Saya, siccome oggi può rappresentare ciò che c'è di più importante in Hate, al contrario di Natsuko Tora, o anche semplicemente una schermaglia con la propria compagna Momo Watanabe, che ora si vede detentrice di una possibilità titolata grazie alla vittoria dell'International Women's Cup di Wrestler Dynasty. Pensando pur sempre che fu la Kamitani a privare del record legato alla White Belt, di cui abbiamo discusso poc'anzi. Al momento però questi sono solo pensieri astratti, nulla più. Tasselli che però potrebbero ben presto comporre il futuro di Phoenix Queen. Fatto sta che tutto fa pensare che Saya vivrà un 2025 sulla cresta dell'onda. Torneremo sicuramente a parlare di Saya Kamitani e del suo, regno. Intanto chiedo a tutti voi di, lasciare il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Ahimè, siamo giunti anche oggi al tempo dei saluti, quindi vi invito a lasciare un like, a condividere il video con quante più persone possibili, in modo da far conoscere il mio canale a tutti i vostri conoscenti e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre, se siete appassionati di wrestling femminile, vi consiglio di seguire Donne tra le corde, un progetto che si occupa di tutto ciò che accade nel wrestling femminile mondiale. Sul sito web, così come su tutti i profili social di Donne tra le corde, potete trovare vari rumors, news, risultati dei vari show, articoli sulle vostre wrestlers preferite e molto altro. Vi rimando ai link che trovate qua sotto in descrizione per tutte le info. Dal vostro amichevole Chierito di quartiere, per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye bye!